Allora, finalmente siamo arrivati a Sarajevo, abbiamo preso possesso dell'appartamento che abbiamo prenotato. È nella parte vecchia di Sarajevo, tutta inerpicata sulla collina, stradine strettissime, infatti in alcuni punti ho strusciato la macchina sotto abbondantemente. E comunque l'appartamento è bellino, è questo qui. Adesso il soggiorno luminosissimo con parte la vista sulla città, laggiù la vista proprio da uno spiraglino, comunque è sufficiente. Cucinina, Anna Maria che beve perché è un caldo anche oggi micidiale, tavolo da pranzo e di qua il bagno abbastanza grande, con la doccia grande, lavatrice e poi la camera da letto. Camera da letto luminosa, grande, letto un po' piccino ma bellina. Allora, il tutto è venuto 49 euro a notte, o meno, 42 euro a notte, quindi noi adesso andiamo giù in centro a piedi, sono le 6, quasi un quarto alle 6, e è sempre un caldo allucinante, però almeno ora, insomma, almeno il sole non ti picchia nel capo. E niente, facciamo una giratina veloce, si poteva passare di qui prima, che era più facile. Si fa una giratina veloce, si guarda un po' in giro, poi domani abbiamo tutta la giornata, quindi va bene, torneremo domani poi, le cose che ci piacciono di più. Intanto qui c'è una moschea, così domattina alle 7, subito, va bene. Andiamo. Sì, comunque ha ragione, c'è più moschee che chiese. In ogni angolino si vede una moschea, cioè il minareto di una moschea. La strada, non c'era la chiesina di campagna. No, non c'erano le chiesine di campagna, c'erano le moscheine, le moschine c'erano. Sono fatte proprio di legno, rivestite di legno. Marcivano con Qui siamo proprio nella stara Sarajevo, Starigrad. Eccola là sulla fortezza, guarda. Ma io a piedi un piscivere. No, come no? Sì. Few minutes later. Siamo arrivati in centro, si attraversa e c'è la famosa piazza, come si chiama? Birşeşe. C'è anche una manifestazione. C'è anche una manifestazione pro-Palestina. Sì, le due gemelle. La moschea. Andiamo in questo bordello? Vai. No, c'è veramente un casino fuori dal mondo. Manifestazione per la Palestina. C'è la fontana qui, iconica fontana, che Anna Maria penso sia andata a prendere l'acqua. No, pensavo tu fossi andare a riempire la bottiglia d'acqua. Che buona? La prendono tutti per bere. Però la voglio riempire io. T'aspetto, guarda. La benedetta? Sì, non lo so, Anna Maria. Comunque sì, c'è tante donne col velo, ma anche quello proprio completo. Che con questo caldo non so come facciano.
appena vista era la moschea di Basharisha, che è questo quartiere qua. Il caffè se si deve prendere si prende ora anche se no sta Caffè sì, 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 si può prendere ora. Qui a Noria, io questo è il bazar. Later. Abbiamo una passeggiata lungo queste viuzze. Si vuole fermare a prendere un caffè ma non si trova dove. Tipo qui. Ha detto tipo qui ci si può fermare. Si può fermare qui a bere. caffè? Sì. Un caffè te? Se c'è, sì. Several bad puns later. Qui lo fanno il caffè. Sì. Ci si mette a sedere qui, all'interno lì nel sofà. Dove vuoi? Ci si mette a sedere qua. Ci si mette a sedere qua o là? O vuoi andare là? No, mi piace anche lì. Qui dove ti piace più dentro? Vai dentro, vai. Prendi il menù. Ti prendo un menù. Buono. Soon after. The next day. Buongiorno, siamo ancora a Sarajevo e stiamo tornando in centro per vedere quello che non si è visto ieri. Un po' di cose si sono già viste, si riguardano per benino, con calma, perché ieri si era anche un po' stanchi.
Siamo quasi arrivati a... La piazza principale. Sì, Basciascia. Basciascia, sì. Allora, ci dirigiamo al quartiere Bistrik, al di là del fiume rispetto a dove siamo, quindi stiamo andando al ponte Secekaya. Sì, dipende poi dagli accessi. Sì, intanto quello lì. Quindi si attraversa quello e si va alla moschea dell'imperatore. Prima di tutto un caffè o un tè. A me mi ci andrebbe più il tè turco. Andiamo più qua. C'è meno gente e si sta meglio, eh. Bellino sto mino. Vendono borsellini con la bandiera di Vietnam. Abbiamo preso il caffè, il tè e adesso ci si sta incamminando verso la biblioteca universitaria e quindi il ponte che abbiamo detto prima, non mi ricordo più, Secekaya o Sezekaya, non si sa perché non c'è gli accenti e poi da lì moschea dell'imperatore e ponte latino. Okay, questo è l'ingresso della biblioteca nazionale e universitaria. L'ingresso costa 10 marchi e quindi non si entra. Ma non per i 10 marchi, è che si perde mezza mattinata. Comunque non pensavo, ma c'è un traffico a Sarajevo, cioè fuori al normale. Stanno tutti qui. Il nome del ponte è questo qua, Cekaina o Cekaina. Vai, va bene, attraversiamo e andiamo di là. Siamo alla moschea dell'imperatore, peccato è chiusa, bella, tutta bianca, con questo cielo azzurro spicca. Vediamo se si vede qualcosa dalle finestrelle. Un bel giardino. Proseguiamo poco più avanti, c'è una chiesa cattolica o protestante, non si sa. Una chiesa cattolica o protestante, non si sa perché qui sono un po' mischiati. Era bella per questo Sarajevo. No, ma Sarajevo comunque è ancora una città dove praticamente ci sono cattolici, protestanti, cioè ortodossi, musulmani e ebrei, cioè ci sono tutte le maggiori confessioni, ma non so mica se è una chiesa, sai? Non so mica, sì, è una chiesa, sì, ha segnato anche le 11 spaccato proprio al minuto. E davanti c'è la fabbrica della birra, la Sarajevsko Pivo. Non è decorata, cioè non ha grandi cose. Però è abbastanza fresca, sì.
Sì, le parti più notevoli sono le vetrate. Questa invece è la fabbrica della birra, in un bel palazzo storico. La facevano? No, la fanno ancora. Artien Brauerei Sarajevska Pivara. Vabbè. Il palazzo è bello, eh? Cioè tutte queste macchine rompano le scatole. Vabbè, ma parecchio peggio, almeno in Cina hanno vialoni grandi, qui hanno le strade strette e le macchine parcheggiate ovunque. I palazzi molto belli, ma tenuti veramente di schifo. Questo sarebbe stato... Questo è abbandonato. No, cioè, le finestre aperte ci abitano. Sono tutte le decorazioni, il tetto tutto rivestito in legno, guarda che spettacolo. Salvo poche cosine, insomma poche cose da vedere, il quartiere di Bistrik non è un granché, però vabbè, una giratina ci si può fare. Adesso siamo davanti all'hotel della moschea, tutto decorato ma non ce ne importa niente. È un hotel. Sì, che andiamo verso il Ponte Latino, che è quello lì. Eccoci finalmente al Ponte Latino dove fu assassinato Francesco Ferdinando e da cui partì la Prima Guerra Mondiale. Proprio a fianco del ponte Latino c'è un bel parco ombroso dove ci si può riposare un pochino dalla calura, c'è anche il barrino, un po' di casottini insomma, e c'è anche una moschea, che è una moschea questa, c'è un minareto. Mi sembra un'abitazione, ci sono tutti i fiori alle... Comunque sì, a Sarajevo c'è un ponte ogni 50 metri, cioè ogni 100 metri. Noi volutamente non si va al palazzo dei cecchini, non ci si va. Non era mostra. Hai detto era mostra. Era a Mostra? Cecchini erano mostra. No, allora non c'è. Come non vedevo da anni, l'ultima volta quando c'era ancora la Repubblica Jugoslava, vendono le sigarette sciolte. Vendono le sigarette sciolte e il tabacco, così all'angolo del ponte Latino. Si sta attraversando il Ponte Latino. È legale qui, Sì, è legale, Anna Maria, non può essere legale che uno fa le sigarette a casa e poi te le vende. Few inches later. Siamo al mercato latino, che è questo qua. Adesso si entra e si va a vedere se c'è qualcosa di interessante. Questo mercato è una lunghissima galleria con tutti i negozini a destra e a sinistra, però almeno c'è fresco. C'è niente di particolare, un grande assembramento di negozini, di souvenir, di argenti, di gioiellerie, insomma, così un po' di borse tarocche. Sì, non è un granché, però sì, per stare 2 minuti al fresco. Tanto andiamo a questo mercato, vedo un po' di gente laggiù, sarà laggiù. boh. Sì. Abbiamo trovato il mercato ancora, che penso sia quello là dietro forse, ma abbiamo trovato la chiesa del Sacro Cuore.
Poi lì c'è anche gente normale. Gente occidentale. Perché invece i bosniaci non sono occidentali, sono orientali. Sì, in Là effetti. sì. Questa è una delle famose rose di Sarajevo, un po' stinta, peccato. Segnano il posto dove sono esplose le granate durante la guerra e l'hanno riempita con una resina rossa per far vedere. Questa rosa di Sarajevo si vede molto meglio, è tenuta molto meglio. Questa parte della città è più occidentale, nel senso è più una città normale, tipo molto austro-ungarica come architettura, e da questa parte della città ci sono meno donne con il velo, cioè si vede meno, anche meno moschee, è più occidentale insomma. Però di contro, dal mio punto di vista, è anche meno interessante. C'è però il ristorante Siena, caffè ristorante Siena, e accanto c'è l'osteria Montalcino. Eccola qua. Vorrei vedere proprio cosa si mangia all'osteria Montalcino. Pizzeria, vabbè, osteria Montalcino. Abbiamo raggiunto il mercato coperto. Che spettacolo! Che spettacolo! Tu non ci volevi venire. Senti odorino di pancetta affumicata. Bella! C'è anche la bresaola, guarda. Guarda, quella è bresaola. Affumicata. È halal. Guarda, mi ispira sta carne qui. Questa è tipo il, come si chiama? Pastrami. I formaggi bosniaci ce ne hanno un pochini e non so tantissimi, ma sono tutti salati da morire. Com'è? No, no. Beh, se... È tantino, Sì, tantino. 5 euro per quella bustina, insomma. Questo mercato che siamo stati adesso a visitare è tristemente famoso per la strage del mercato di Sarajevo, che praticamente era questo. E infatti qui intorno sono tutte quelle che si chiamano le rose di Sarajevo, perché qui ci fu un forte bombardamento con granate per far uscire la gente dal mercato. Questo invece è un monumento della seconda guerra mondiale, giusto? Agli eroi della seconda guerra mondiale, e sarebbe la fiamma eterna, che forse se si passa tutta sta masnada di gente si può vedere. Eccola qua. Davanti a ogni moschea c'è, oltre alla fontanella ovviamente per lavarsi i piedi, ma c'è sempre anche un cimitero e poi la zona per pregare divisa fra uomini e donne. Qui non c'è tanta divisione, sì, divisa fra uomini e donne. E Anna Maria, quando trova una cannellina, ne approfitta sempre
per bere. Siamo arrivati a un altro luogo simbolico che è l'incontro delle culture, e questa, diciamo, questa striscia che idealmente divide la zona est da quella ovest, quindi la zona musulmana da quella occidentale, che è rappresentata appunto da questa striscia e dalla bussola che indica l'est e l'ovest. E infatti da qui si entra nella parte antica della città, la famosa Bir Shercha, che è il nome strano che prima o poi si imparerà a dire, Basharisha. C'è anche qualche rudere antico e qui ci troviamo nel vecchio mercato. Questi erano tutti gli ambienti del Tashilan, è tipo un caravanserraglio. Che guardi? Dove sono delle cose che io ho mangiato da giovane. Sei soddisfatta? Insomma, non c'è l'alba. Non c'è Ivan, vabbè. Vi ringraziamo per averci guardato. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciarci un commento, di mettere un like e di iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdervi le prossime avventure. Alla prossima!